Non lo so se il gusto per il dolce e per l'amaro sia una cosa ereditaria, ma nel caso io credo di aver ereditato da mia mamma che prende il caffè senza zucchero, mentre mio papà ci metteva 3 cucchiaini in una tazzina piccola di caffè. Io da che ricordo il caffè l'ho sempre preso senza zucchero e non mi piacciono le bevande dolci e mi piacciono invece le bevande e anche i cibi amari. È una cosa strana perché geneticamente noi nasciamo con una repulsione nei confronti dell'amaro. Ci sono dei video che fanno vedere gli ultrasuoni, quelli a 3D, quando il feto entra in contatto nella pancia della mamma con una sostanza amara, fa una brutta faccia e significa che al feto quella cosa amara non piace e i bambini, i neonati appena nati, sono comunque attratti dalle cose dolci. Il sapore amaro è una cosa strana perché è una cosa che ci viene molto, molto, molto indietro dai nostri antenati di milioni di anni fa. Addirittura pare che il senso, il sentire l'amaro si sia sviluppato quando eravamo ancora dei pesci, 4 milioni di anni fa, i nostri antenati acquatici. L'abbiamo sviluppato e poi si è mantenuto e tra tutti i sensi del gusto che ci aiutano a individuare i vari sapori, dolce, amaro, salato, umami e gli altri che non mi ricordo, quelli che ci aiutano a sentire l'amaro sono molto, 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 molto più numerosi degli altri. Non solo, ma basta pochissima presenza di amaro, molto molto meno rispetto al dolce, al salato, eccetera, perché noi ce ne accorgiamo subito. Perché? Perché i nostri antenati, quando ancora stavamo nelle giungle, nelle foreste, era importante sapere se una pianta era amara o meno, perché spesso le cose amare erano cattive, erano velenose, erano rancide e comunque ci facevano male al pancino, quindi ci avvertiva questo senso: attenta, questa cosa è amara, non mangiarla. Oggi le cose non stanno più così. Oggi un sacco di gente, e mi includo tra questa gente, ama le cose amare. Perché? Come succede? Diciamo che rispetto a quando i nostri antenati abitavano nella foresta, oggi non dobbiamo più prendere delle decisioni di vita o di morte per sapere se una cosa ci ammazzerà se la mangiamo, perché si spera le cose che mangiamo le compriamo in negozio o comunque non sono cose velenose che ci fanno morire. E poi c'è proprio una cosa genetica che alcune persone sono più propense di altre a amare i cibi amari. Ecco, io mi catalogo tra queste persone, a me piacciono le cose amare, non metto zucchero nel caffè, non metto zucchero nel tè, non metto zucchero nelle bevande, non mi piacciono le bevande dolci. Aggiungo però che vado matta per le meringhe e per la torta australiana che si chiama pavlova.